Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video molto importante, ve lo dico subito, perché andiamo a parlare di un nuovo prodotto che segue un prodotto che avevamo già recensito che era una bomba. Se non avete visto il video del Power Meter, il dispositivo Made in Italy 100% che serviva a monitorare i consumi di casa vostra, del vostro ufficio monofase, andate a guardarlo perché era un dispositivo fantastico. Vi faccio già vedere la maggior parte di quello che tecnicamente nel concreto, diciamo nell'hardware, vi farò vedere oggi, perché oggi parleremo dell'ultima versione del Power Meter che è stata prodotta e messa in commercio. Me l'avevate chiesta tantissimo nel video perché mi chiedevate: ma va bene anche per misurare il fotovoltaico? No, non va bene, ne abbiamo parlato poi nelle dirette, ve l'avevo già spoilerato. Eccolo qua, Power Meter Green Edition. Perché green? Perché andiamo a misurare una fonte di energia rinnovabile come il vostro impianto fotovoltaico, ma non solo. Vi svelerò delle cose, dei progetti che stiamo per realizzare con i ragazzi di Power Meter, perché faremo un video dove daremo un servizio per monitorare una casa vera nostra che ha un consumo reale di una famiglia di 4 persone e un fotovoltaico montato funzionante, e vi daremo la possibilità di vedere come, utilizzando un Power Meter Home Edition, quindi che misura gli assorbimenti, e Green Edition, ossia che misura la produzione del fotovoltaico, come avverrebbe l'autoconsumo nella vostra casa. Quindi vi daremo in pratica un account nostro reale in funzione qua in Piemonte, poi vi daremo anche la zona esatta così potrete vedere il meteo, insomma valutare tutto quanto. Faremo quindi un video per dirvi che vi daremo tutto questo per capire come lavora un fotovoltaico e per sapere se al vostro caso, prima di farlo col 110, col 50 o con lo 0% di agevolazioni fiscali, vi faremo vedere come lavora un fotovoltaico. Passo indietro, torniamo a parlare del Green Edition di oggi perché ve lo faccio vedere, vi faccio vedere come si monta, vi faccio vedere come funziona. E cosa fa in pratica questo Green Edition? Questo Green Edition misura in tempo reale, attenzione, molti di voi avranno già un inverter con l'app connesso, collegato, che vi fa vedere la produzione, ma non vi fa vedere in tempo reale con aggiornamento continuo quello che sta producendo l'impianto. Di solito, quasi tutti, danno un refresh delle informazioni che hanno un tot di tempo di intervallo, non è mai in tempo reale. Oppure semplicemente avete un vecchio impianto che non è connesso, col Green Edition potrete vedere sempre, dovunque, da qualsiasi parte del mondo col vostro telefono cosa sta producendo, se sta producendo il vostro fotovoltaico. Vi dico già poi che vedrete sul sito che loro vendono anche il misuratore più un tablet da mettere a muro dove vedrete sempre quanto state producendo. C'è sia per il green della produzione e sia per l'home del consumo. Adesso facciamo lo spacchettamento, ve lo faccio vedere nel dettaglio, vi faccio vedere cosa arriva, anche se è la stessa confezione della versione Home Edition, e vi do un'informazione: a livello tecnico e hardware è lo stesso prodotto, cambia il firmware che c'è a bordo che lavora in un modo diverso con la lettura e con l'applicazione. Se voi siete già possessori dell'Home Edition, quindi di quello che misura i consumi, e volete passare alla versione Green Edition, quindi che misura la produzione del fotovoltaico, l'azienda Power Meter vi trasforma gratuitamente il vostro dispositivo nella versione per leggere il fotovoltaico. Ve lo fa gratuitamente, ma ve lo fa una volta, non è che ogni mese potete fare avanti e indietro. Se volete trasformarlo ve lo fa trasformare, però consiglio mio, ma non perché vi voglio far spendere soldi, ma perché se comprate un prodotto deve funzionare al 100%, e questo Green Edition funziona al 100% a livello di app se avete anche l'Home Edition che misura i consumi. Questo perché? Perché dentro l'app vi fa vedere in tempo reale l'autoconsumo, cosa state consumando, e di quello che state consumando cosa state prendendo dal fotovoltaico, quindi vi fa vedere quanto siete indipendenti in quel momento. Ovviamente se non sa quanto state consumando non può fare il calcolo e non vi può dire in tempo reale come sta andando il vostro autoconsumo. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche, e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Ok, questa è la scatola che riceverete, sempre massima attenzione che sia integra nel nastro che viene messo apposta per segnalare eventuali manomissioni. In caso di danneggiamento del nastro, fare riserva scritta sulla bolla al trasportatore. Noi invece adesso apriamo. Solito imballo molto curato, dispositivo protetto al massimo. Troviamo dentro la brochure del Power Meter Home Edition
Eccolo qui, l'anteprima della scatola con un'immagine di un pannello fotovoltaico e la collina. Green Edition Made in Italy dà subito il senso di green, quindi di voler ottimizzare il nostro rapporto con l'ambiente. Contenuto della confezione: dispositivo di lettura e di ricezione, pinza amperometrica, alimentatore e 2 batterie AA comprese. Importante, funziona col wifi a 2,4 GHz. Su ogni dispositivo c'è un barcode con il seriale, perché loro sanno quale dispositivo avete ricevuto, lo registrano, così in caso di assistenza sanno già di che prodotto stanno parlando. Apriamo il sigillo. Abbiamo qua tutta la manualistica con le informazioni, le avvertenze, tutta la fase dell'installazione che è spiegata proprio lettera per lettera, passo passo, non si può sbagliare ed è semplicissima, con chiare figure, tutto in italiano, non un italiano tradotto poco comprensibile, ma scritto da un italiano, cosa da non sottovalutare, con tutta la procedura di configurazione e di montaggio anche dell'app, ma questo ve lo faccio vedere io. Contenuto che è lo stesso praticamente del Power Meter Home Edition. Abbiamo 2 stilo di qualità RS Pro, quindi non 2 batterie tanto per metterle dentro. I 2 dispositivi che sono il ricevitore, che è quello che si collega al wifi e all'alimentatore, e quello che invece lavora con le batterie, che si collega alla pinza amperometrica. Si apre facendo una leggera pressione qua sul lato. Avremo quindi il fondo del coperchio e la scheda che è Made in Italy. Vedete che sono riuscito a mettere anche un bel simbolino della nostra cara nazione. Qui andranno inserite le batterie e collegato il sensore. Cos'è la pinza amperometrica? E questa è quella che andrà messa intorno al cavo, al neutro di produzione del vostro fotovoltaico. Vedete, si apre, si mette il cavo in mezzo e poi si chiude, quindi nessun intervento invasivo, non tagliate, non scollegate nessun filo. Con questo cavetto si collega all'unità trasmettitore, che dialoga a sua volta con il ricevitore, alimentato a sua volta dal dispositivo collegato al 230 volt. Ora vi faccio vedere come si monta, lo proviamo, lo configuriamo. Dunque, la procedura di accoppiamento della parte che va in casa col wifi è la stessa identica del Power Meter Home Edition. Vi metto un estratto di quel video, ma comunque mi raccomando andate a guardarlo. Quindi cerchiamo una presa vicina, mettiamo l'alimentatore e alimentiamo il dispositivo col jack laterale. Dispositivo che si accende con il LED verde fisso e avremo il simbolo del wifi che lampeggia. Arrivati a questo punto possiamo andare avanti e configurare l'applicazione. Prendiamo il nostro smartphone, andiamo sul Play Store, in questo caso Android, ma c'è anche per Apple. Cerchiamo l'applicazione Power Meter. L'applicazione è questa, con lo stesso logo che avete sulla scatola del dispositivo. La selezionate e la installate. Una volta aperta basta seguire le implicazioni al video, quindi creare un account con indirizzo e password. Una volta creato l'account e fatto l'accesso, seguiamo alla lettera le istruzioni dell'app. Dice: collegati al wifi Power Meter, assicurati che il LED verde del wifi sulla scatola grigia stia lampeggiando, e lui è lì che lampeggia. Collegare lo smartphone alla rete wifi generata come hotspot provvisorio, che si chiama Power Meter Setup. Quindi andiamo nel wifi, vedete che c'è una rete che si chiama Power Meter Setup, la selezioniamo, lui si collega senza internet, manteniamo la connessione e torniamo all'applicazione. L'applicazione va avanti, configura ora. Arrivati a questo punto bisogna beccare la rete da 2,4 GHz, dove già in anteprima ci dice la potenza di trasmissione del wifi, e inseriamo la password della nostra rete. Clicchiamo su attiva, informazioni salvate correttamente, notiamo subito che i LED sono diventati tutti verdi fissi, quindi ha stabilito la connessione wifi, ha stabilito la connessione con il lettore nel nostro quadro elettrico ed è correttamente alimentato. Questo modulo è a posto. Come si aggiunge invece se avete già un Power Meter Home Edition? Semplicemente fate il logout dell'applicazione e fate una nuova installazione come se fosse il primo. Usando il vostro account con la vostra email e la vostra password, automaticamente vi aggiunge il Green Edition insieme all'Home Edition, quindi vi troverete poi 2 dispositivi. E una delle novità dell'applicazione aggiornata è proprio questa, perché con una sola applicazione potete gestire X dispositivi. Questo quando diventa utile, siccome mi avevano già chiesto, nel caso di multiutenze, bed and breakfast, alberghi, insomma tutte le situazioni dove ci siano più forniture da monitorare, con una sola applicazione ma X dispositivi potete tenerli sotto controllo tutti. Da rete
mettete un nome ad ogni impianto e semplicemente scorrendo con la freccia vi farà vedere tutte le letture nella stessa applicazione. Ora, cosa succede di diverso dall'Home Edition? Succede che l'Home Edition per forza di cose era nel vostro alloggio perché lo mettevamo a leggere a monte del vostro generale, quindi che leggeva tutti i consumi. La parte della lettura, vi avevo fatto vedere che si montava nel quadro elettrico, aveva le batterie, stava lì, non bisogna tagliare fili, non bisogna fare niente, e dialoga con la parte che si connette al wifi via radio. Ora, qual è il problema col fotovoltaico? Problema, lo risolviamo. Voi dovete mettere il meter intorno al cavo neutro blu della produzione. Ora vi spiego un attimo come è fatto un fotovoltaico, anche perché ne monto giusto qualcuno. Il fotovoltaico ci saranno le stringhe che scendono dal tetto, che sono i cavi rosso e nero, possono essere una, due o più, vanno al quadro di protezione dove ci sono i fusibili, i sezionatori, dal quadro vanno all'inverter. L'inverter produce, fa uscire il cavo del 230 volt che va di nuovo nel quadro, passa dal differenziale, tutto quanto. Quel cavo di produzione va a finire sotto al contatore che vi montano di produzione, sotto, poi esce da sopra e va ad attaccarsi alla rete tramite il vostro contatore. Ora, i due cavi che escono da sopra, che poi passano anche quelli dalla protezione nel quadro del fotovoltaico, ma questo non ci importa, vanno a finire in due posti. O vanno a finire direttamente sotto il contatore vostro principale, o vanno a finire a monte del generale del vostro quadro elettrico. Io non posso farvi vedere tutte le situazioni, ma vi posso dire che dobbiamo fare due grosse distinzioni. Allora, la casa indipendente, la villa, la villetta schiera, l'impianto fotovoltaico verosimilmente può essere in un locale tecnico o in un box, dove comunque il wifi arriva o non è lontanissimo. Questo perché? Perché voi potreste andare a montare il meter direttamente sul cavo che arriva sotto il contatore bidirezionale, quindi non potete sbagliare perché sotto il contatore bidirezionale arriva solo una fase e un neutro. Voi mettete il meter intorno al neutro e siete a posto, perché dall'altra parte della parete, a 10 metri, dipende da qualche parte, ci sarà una zona dove c'è copertura wifi, dove andrete a montare il modulo ricevente della lettura che avrà il suo alimentatore con la spina e che va connesso al wifi di casa, 2,4 GHz, non dimenticate. Ora, la portata della trasmittente, quella a batterie dove si attacca al meter, e la ricevente, quella che si connette al wifi, è di circa 30 metri. Capite bene che in una casa dove il contatore bidirezionale è comunque al piano o anche sotto, in qualche modo il segnale arriva. Il problema quando nasce? Nasce quando magari siete in un condominio o c'è molta distanza da dove vi hanno messo il contatore bidirezionale al vostro alloggio dove c'è il wifi. Allora in quel caso come si fa? Il meter va messo sul cavo che vi arriva a monte del vostro generale, e qua magari uno si può spaventare, pensa che può diventare più difficile installarlo e tutto quanto. No, è molto semplice, perché non bisogna scervellarsi più di tanto. Se è stato fatto in questo modo, voi avrete sopra il generale, diciamo, un ingresso doppio, quindi arrivano due cavi di fase e due cavi neutri. Uno arriva dal vostro contatore dove comprate la corrente, uno arriva dal fotovoltaico. Il problema nasce nel distinguerli. Se chi ha fatto il lavoro l'ha fatto con un minimo di pignoleria, magari ha segnato il fotovoltaico. Un'altra condizione che si verifica molto facilmente ve la faccio vedere con un esempio. Dunque, mettiamo caso che questo è il vostro generale. Vedete che mi arrivano due fasi e due neutri. Sono tutti e due da 6 in questo caso, e normalmente il fotovoltaico dovrebbe arrivare al vostro generale con la stessa sezione del fornitore. Potrebbe anche essere una cosa molto frequente che ci sia già un meter tipo questo montato di solito sulla fase, perché il fotovoltaico legge il consumo dell'alloggio. A noi non ci interessa, perché noi sappiamo che uno arriva dal contatore e uno è del fotovoltaico. E allora noi ci troviamo con due cavi che arrivano sopra il generale, apparentemente uguali, molto probabilmente non segnati, e non sappiamo qual è quello che arriva dal contatore e quello che arriva dal fotovoltaico, perché noi il meter dobbiamo metterlo solo intorno al neutro che arriva dal fotovoltaico, dalla produzione. Adesso non vi faccio staccare fili, contatori, prendere corrente, rimettere in mano l'impianto, no.
La soluzione è molto più semplice di quanto potete pensare, perché di quei due cavi basta semplicemente andare a tentativi. Prendete una giornata di sole dove il vostro impianto sta producendo, se avete un 6 kW e c'è il sole fuori, almeno 4-5 li deve produrre, no? Tenete tutti gli utilizzatori, diciamo grossi, spenti a casa, forno, eccetera. Quindi cosa succederà? Che il cavo che arriva dal contatore, se mettete il meter intorno, misurerete 3, 4, 500 watt. Se invece lo mettete intorno al neutro della produzione, misurerete 2-3000 watt, quello che sta producendo il fotovoltaico, che poi non usate e ritorna in rete. Però quello che vi serve è capire qual è dei due quello che ci interessa per il Green Edition. Una volta trovato quello del Green Edition, gli ficcate intorno al meter e siete a posto. Se poi volete fare la combo completa a livello smart per avere la gestione dell'autoconsumo e quindi mettere anche l'OM, lo mettete sotto, quindi nel neutro che esce dal generale, quello che va ad alimentare tutto l'impianto, e lì siete sicuri di leggere il reale consumo di tutti gli utilizzatori. Una volta che abbiamo connesso tutti i vari dispositivi, vedete che qui abbiamo queste freccioline che servono a cambiare l'impianto. Noi possiamo passare quindi da casetta a fotovoltaico Torino, e vedete che in questo momento l'impianto, qua fuori c'è il sole, sono le 2:30 di pomeriggio, sta producendo 3,218 watt, 213. Vedete che cambia in continuo perché vi dà la misurazione in tempo reale, quello che sta producendo adesso, non un quarto d'ora fa, mezz'ora fa, un'ora fa o stamattina, adesso, e anche tra 2 secondi o tra 20 secondi. È in continuo aggiornamento, vi dice veramente cosa sta producendo. Tornando un attimo alla versione Home Edition, quindi questa che legge il consumo, vedete che qua sopra c'è scritto consumo, quindi se consumo è l'Home Edition, se faccio produzione è il Green Edition. Una delle novità dell'app è che in modalità consumo, ad esempio, oltre ai watt che stiamo consumando in tempo reale, abbiamo anche il costo in euro all'ora. Questo perché? Perché nelle impostazioni andiamo a definire quanto noi stiamo pagando per kWh. Questo costo potete ottenerlo direttamente dalla vostra bolletta o direttamente dall'Energy Manager, che è quel fantastico modulo Excel che vi ho fatto vedere nell'altro video, che esiste, che lavora benissimo anche col fotovoltaico, che tiene traccia di tanti di questi dati che non avete idea, che vi invito a vedere nel video precedente, ma che non vedremo nello specifico oggi perché faremo un video dedicato apposta per approfondire il funzionamento di questo Excel Energy Manager lavorando con l'autoconsumo. Sappiamo quindi che in questo momento stiamo spendendo 0,14 euro all'ora perché i consumi sono bassi, però collegando la produzione vedete che mi dà l'autoconsumo. Cosa vuol dire l'autoconsumo? Vuol dire che io sto consumando 390 watt e questi watt li sto prendendo tutti dalla mia produzione. Quindi l'autoconsumo è questo, ossia quando produco più di quello che consumo non sto spendendo un euro, anzi sto buttando energia in rete. Il dato, questo qua in missione, vi dice quanti watt state mandando in rete. In base a come è stato installato il fotovoltaico, se avete un conto energia eccetera, vi verrà pagata più o meno questa energia, però non è che diventate ricchi. Quello che diventa importante è gestire il consumo in base alla produzione. E quello che dico sempre anche ai miei clienti quando fai un fotovoltaico, è importante anche imparare a consumare. Non è che lo monti, fa tutto lui e funziona così, no, bisogna imparare a consumare quando produce. Lasciamo perdere il discorso degli accumuli, che sono una cosa più notturna o comunque quando piove, ma l'attitudine che bisogna prendere è quella di consumare quando si produce per avere appunto il risultato dell'autoconsumo e non comprare energia. Per quanto riguarda la produzione non ci dà dati particolari, ma ci dice solo in questo momento cosa stiamo producendo. Il nocciolo di tutto il discorso è nella home, dove riusciamo a tenere sotto controllo tutta questa situazione. Quindi un dispositivo che nella sua semplicità è fantastico perché finalmente vi dà la possibilità di tenere tutto sotto controllo. Vi insegno una cosa: anche senza cambiare una vite del vostro impianto domestico, avere il controllo della situazione, di quanto state consumando e ancora di più di quanto state producendo, già solo questo inconsciamente vi aiuterà ad abbattere i consumi in una percentuale che viene stimata sul 15-20%, perché magari non vi siete accorti di avere 500 watt di roba accesa che consuma per niente. Avendo la lettura di quello che state consumando, riuscite mentalmente ad avere più l'approccio di ottimizzare gli assorbimenti. Il modulo Green Edition vi aiuta poi a misurare il fotovoltaico
fotovoltaico, 1 in tempo reale, 2 se per caso non avete comunque un impianto connesso, e 3 in combinazione con l'Home Edition a gestire, a spiegarvi come sta lavorando il vostro autoconsumo, che detto così sembra una cavolata, ma vi garantisco che serve molto a abbattere tutto, emissioni, acquisto, insomma a essere più green. Ah, mi sono dimenticato, prosegue anche con questo prodotto il progetto Green Power Meter, quindi per ogni dispositivo acquistato verrà dato un contributo per far crescere la foresta non virtuale ma reale che sta sponsorizzando l'azienda Power Meter. Credo di avervi detto tutto quanto, qualsiasi domanda non esitate... Ah no, mi sono dimenticato di dirvi quanto costa. Allora, il Green Edition costerebbe 199 euro più 6 euro di spedizione. Vi lascio in descrizione un coupon sconto che sono riuscito a concordare con i ragazzi di 20 euro netti, quindi pagherete il dispositivo 185 euro spedito. Vi garantisco che l'aggiunta di un modulo Wi-Fi, l'installazione, la configurazione su un inverter predisposto ma che non è connesso vi costa di più. Non avete comunque nel 90% dei casi, anche 95%, la lettura in tempo reale. Morale della favola, fidatevi che questi potrebbero essere i 180 euro meglio spesi in un discorso green. Se avete già un fotovoltaico o l'avete fatto col 110, magari neanche lo volevate, però era gratis e l'avete messo dentro, oppure siete utenti consapevoli che hanno un occhio ai consumi, all'inquinamento e all'essere più green, con questo dispositivo fate lo step successivo. Attenzione, perché il dispositivo può anche essere detraibile al 50% se avete una scia, una cila, una ristrutturazione o un qualcosa in corso, lo pagate col bonifico parlante e avete i 50% di detrazione. Come vi ho detto all'inizio, se volete potete prendere anche la versione Pro, quella super smart con il tablet da appendere. Non è un tablet di grandissime prestazioni, non serve a fare chissà cosa, ma ce l'avete sempre lì davanti e vedete in tempo reale la lancetta che vi dice cosa state producendo e cosa state autoconsumando. Se non avete l'Home Edition e volete fare il pacchetto completo, quindi vedere produzione, consumo e di conseguenza l'autoconsumo, esiste poi l'offerta dello Smart Kit che comprende il Power Meter Home Edition e il Power Meter Green Edition insieme, che viene dato a un prezzo vantaggioso di 338 euro. Se invece avete problemi di installazione ma vi basterebbe un po' più di segnale, un po' più di portata, allora voi sapete che più o meno la trasmissione è 30 metri. Se li contattate, Power Meter vi può fornire come optional una prolunga fisica di altri 30 metri, quindi riuscite a portare a 50-60 metri la distanza tra il trasmettitore col meter collegato e il ricevitore che si connette al Wi-Fi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Per qualsiasi domanda, come sempre, sono a disposizione molto volentieri, e dandovi tutte le risposte di cui avete bisogno anche i ragazzi di Power Meter direttamente dal modulo di contatto del loro sito. Sicuramente il prodotto vi piace. Se pensate che sia caro, vi dico che non lo è. 1 per come è fatto, 2 perché è fatto in Italia, 3 perché vi può veramente aiutare a gestire meglio tutto il vostro impianto. Se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale, vi lascio tutto quello che serve in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli.